Se ben ricordi, 2 settimane fa circa abbiamo parlato dei temibilissimi keylogger oppure virus della tastiera, volendo utilizzare un termine italiano assolutamente inascoltabile. Ebbene, in quell'occasione un paio di membri della community, che ringraziamo, ci hanno segnalato nei commenti la possibilità di usare uno strumento che ci protegge efficacemente da questi keylogger. Ora, ci ho impiegato circa 2 settimane naturalmente a provarlo, però alla fine devo dire che mi ha convinto, anche se, ad essere completamente sincero, non ho capito ancora come faccia a fare la magia che fa. E quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vederlo insieme. E se ti senti pronto, iniziamo! Ed eccoci qui. Naturalmente, come prima cosa, dovremo andare a procurarci questo software. Per farlo apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca digiteremo come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello che si riferisce al dominio www.gentiluomodigitale.it. Facciamo clic per andare ad aprire il sito ed una volta aperto ci porteremo qui in alto nella sezione Downloads. Nella pagina che si aprirà potremo scendere un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Key Scrambler. Alternativamente, nel caso in cui il file non dovesse essere disponibile, ti basterà portarti qui in alto sulla lente di ingrandimento, farci clic su e nella barra di ricerca andare a digitare proprio Key Scrambler, esattamente come lo vedi scritto qui. Dopo averlo digitato premiamo il tasto invio per effettuare la ricerca e per scaricarlo, anche in questo caso, ci basterà fare clic sul nome. Attendiamo alcuni secondi e vediamo che il nostro Key Scrambler viene automaticamente scaricato sul nostro computer. Facciamo clic sul nome per andare ad aprire la cartella compressa che contiene il file di installazione e chiudiamo la finestra del browser retrostante. Per effettuare l'installazione ci basterà fare doppio clic sull'unico file presente nella cartella compressa, quello che si chiama keyscrambler_setup. Facciamolo. Accettiamo cliccando sul pulsante sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e nella finestra che si aprirà dovremo premere semplicemente il pulsante Next. Accettiamo cliccando sul pulsante sì che venga effettuata la ricerca per eventuali aggiornamenti e quindi premiamo il tasto OK. Clicchiamo su I agree per accettare i termini del contratto di licenza e nella finestra successiva lasciamo tutto quanto esattamente come si trova e clicchiamo ancora una volta sul pulsante Next. Attendiamo solo alcuni secondi il termine dell'installazione e ci verrà chiesto di riavviare il nostro computer. Per farlo lasciamo spuntata l'opzione Reboot Now e clicchiamo quindi sul pulsante Finish. Ecco fatto, il nostro Key Scrambler è stato installato sul nostro sistema anche se apparentemente non vediamo nulla di nuovo. Ma facciamo, prima di andare a vederlo, un piccolo passo indietro perché sarà opportuno, nel caso in cui ti fossi perso il video precedente, che comunque ti segnalo e ti lascio qui in alto linkato, che spiegava esattamente che cosa sia un keylogger o virus della tastiera. Ebbene, si tratta di un virus che è in grado di intercettare qualsiasi tasto che venga premuto sul nostro computer, di prendere tutte quante queste informazioni e di regalarle ad uno o più malintenzionati. Questo significa che potranno essere copiate agevolmente tutte quante le nostre password, tutte quante le nostre credenziali di accesso, ma anche le varie chat, documenti che scriviamo e così via. Sarà quindi opportuno, visto che recentemente c'è stata una forte recrudescenza di questi sistemi, andare a proteggerci e per questo stiamo usando per l'appunto questo programmino. Andiamo a vedere come funziona.
Come puoi vedere in questa seconda illustrazione, che è esattamente come la prima ho preso dal sito ufficiale di Keyscrambler, questo piccolo software va a crittografare tutti quanti le informazioni e i dati che digitiamo e che sono in transito sul nostro computer, salvo poi decrittarle all'ultimo momento quando vengono inviate al sito remoto. Naturalmente sarà opportuno anche accertarci che la connessione che utilizziamo sia sicura e magari protetta da una VPN. Ma andiamo a dare rapidamente un'occhiata finalmente a questo programma. Lo troviamo qui in basso nel System Tray sotto questa frecciolina. Se infatti andiamo ad espandere le icone nascoste, lo troviamo sotto questa forma, rappresentato da questa iconcina qui. Facendo clic con il pulsante destro potremo scegliere la voce Options, che in realtà non ti consiglio di andare a toccare in alcun modo. Ci andiamo semplicemente perché in questo modo ci accorgiamo che la chiave di attivazione, o meglio la combinazione di tasti che vengono utilizzati per attivare e disattivare questo programma, sono CTRL, SHIFT e K, la lettera K sulla tastiera. Naturalmente potrà essere cambiata a piacimento, mentre ti consiglio di lasciare tutto il resto delle varie opzioni esattamente come si trovano. Fatto questo, clicchiamo su OK e ti segnalo solamente un'altra cosa, cioè che tornando sulla frecciolina ed individuando l'icona, se premiamo con il pulsante destro del mouse, abbiamo anche la possibilità di andare a verificare manualmente, qualora lo desiderassimo, se ci sono aggiornamenti per questo programma. Ecco fatto. Va bene, ma adesso ci manca di capire solamente una cosa, ovvero come funziona nella pratica questo programma. Ebbene, è di una semplicità disarmante e per andare a verificarlo facciamo un esempio proprio con il nostro browser. Apriamo quindi Google Chrome e vediamo che veniamo automaticamente informati che la protezione è già attiva. Ma cosa succederà a questo punto quando andremo a digitare qualcosa? Lo vedremo esattamente mostrato nella barra in alto. Ebbene sì, devo dire che ho effettuato anche una prova installandomi da solo un keylogger e tutto quello che potevo vedere era un ammasso senza senso di geroglifici. Yeah. E brava la sorella, ma adesso tocca a noi, perché andiamo a fare la nostra impietosissima valutazione dei pro e dei contro di questo programma e ad attribuirgli il nostro scherzosissimo, si intende, voto finale. Come puoi vedere dal Task Manager aperto qui sotto, occupa poco più di 4 MB di RAM, rendendolo quindi leggerissimo ed utilizzabile praticamente su qualsiasi macchina. Inoltre si tratta di un programma gratuito, anche se ne esiste una versione a pagamento che ha qualche funzionalità in più, ma che per l'utilizzo di base va già benissimo così com'è. Inoltre è semplicissimo e rapidissimo da installare e non richiede nulla di particolare. Tra i difetti possiamo annoverare il fatto invece che non abbia la lingua italiana, per quello che può servire poi alla fine dei conti, come hai visto, e che la sua grafica, diciamo, è un pochino antiquata, potrebbe essere migliorata. Ma nonostante tutto, mi sento in tutta tranquillità di attribuirgli sicuramente un bel 9 pieno anche in questo caso. È una mandragata! Ed anche oggi abbiamo portato a casa la nostra mandracata quotidiana ed io mi sento pienamente soddisfatto, quindi spero davvero che lo sia anche tu. Ma a questo punto ci tocca passare ai saluti del giorno, che sono destinati tutti quanti integralmente proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.